occhioni così, ok? Avete la fumée che sta per le orecchie, che esce dalle orecchie. Voi dovete partire prima con un business plan. Il business plan è il core, cioè proprio l'anima di quello che vi deve motivare e convincere che quello che proporrete è giusto. Cioè avete la soluzione in mano. L'unica persona o l'unica entità che vi può bloccare è quello dall'altra parte e dice sì, ok, grazie, ma non mi interessa. Quindi, per fare un business plan, scriviamo le parole qui, ok? Business plan, ci vogliono degli studi, ok? E qui dobbiamo studiare cosa? Che dobbiamo studiare? Ah, tu che fai il cazzo di quello là, poverino, fatto un cazzo e brutto, non si fa. Come stanno le cose al momento, nel senso come funziona il sistema. Sì, no, rispondi a me, mo fa il cazzo pure a me, mo. Voglio sapere che gli studi, che dobbiamo fare? Come si studia? Cioè si studia sui libri? No, tu sei uno studio di design, di progettazione, come fai? Aspetta, ricerca su internet, ricerca sui su materiali. internet, su iPhone. Ci saranno dei... Uno studio di? Uno studio di? Economico. Ci sei vicino? Studio di mercato. Ok. Usiamo le parole giuste perché sennò non va bene. Studio di mercato. A che serve? A che serve? Non faccio il cazzo tu, Faccio vedere dati come funziona, come si trovano le persone, si approcciano le persone al sistema, oppure anche scoprire i difetti e migliorarli. Bravo. Quindi fa una un'indagine oppure una foto dell'arte attuale. Pregi e difetti. Molto semplice. Ok? Come la situazione? Io voglio fare quella cosa lì. Per farla meglio, cioè mica io sono un gioco, un genio, cioè sono l'ultimo. Quindi devo studiare quella cosa lì che già esiste. Siccome oggi siamo in un mondo Dove esiste tutto. dove esiste tutto, a casa mia esiste tutto, un mondo bravi i termini, quindi in un mondo globale, ok? Io cosa faccio? Studio solo la provincia italiana? No. E allora quando uno dice a Parigi come funziona, è giusto che uno lo sa? Non solo a Parigi. No, si deve sapere, cioè io faccio uno studio soprattutto là dove hanno già fatto, ok? Quindi non solo il caso mio, non solo a casa mia o nel mio condominio, perché nel mio condominio magari 20 famiglie di coglioni, scusate il termine, e quindi io penso che quella è la realtà, ma non è quella la realtà. Quindi vedete se ci sono 20 coglioni dall'altra parte, no? O se sono più o meno coglioni, quindi bisogna fare uno studio per cercare di capire come stanno le cose. Quindi globale. Dopodiché io ho questa foto. Costi? Cosa so più? I costi mi fanno capire che cosa? Se conviene o meno, bravo. Ma per capire se conviene o meno, cosa devo guardare? Il profitto da parte dell'azienda che deve investire. Sì, ma questo è più o meno la stessa cosa che ha detto lui, io dico un'altra cosa. Cosa devo guardare? Voi cosa state facendo in questi 2 studi di master plan forever? No, chi da lui, che sveglio. Stiamo migliorando il sistema. Ho detto che sei sveglio, come fa la definizione? Dobbiamo guardare il prodotto, no? Il prodotto, la bici. Quindi prendiamo, non mi ricordo i pedali dove stanno perché la bici, qua ci sta sedendo. Ok, quindi guardiamo la bici che già esiste a Torino, Barcellona, a Parigi ho fatto un po' più design, eccetera. Ok, e di cosa mi deve interessare quando vedo le bici degli altri? Prima di decidere come sarà la mia, Dove è attaccabile? Cioè, come quali sono i funziona? punti? Quali sono i pregi e i difetti? Bravo, Capire... ma prima di capire i pregi e i difetti, cioè vabbè, pregi e difetti sì, giusto, però i pregi e i difetti
ci fanno capire un'altra cosa. Queste società che hanno già creato delle bici, come... chi me lo dice? Progettano. Beh, chi l'ha detto questo? Bravo. Come hanno progettato queste bici? Primo. Quindi io cosa voglio sapere di ogni bici? Cioè quella di Barcellona rispetto a quella di Torino, rispetto a quella di Parigi. Ok? Cosa mi interessa della bici? Unità singola. Che deve essere una bici. Come dici? Cioè, che deve essere comunque sia una bicicletta. Vabbè, si vede che è una bici. Ho capito, però se cambiamo un po' le forme magari... No, ma le forme dopo, quello è il passo successivo. Ci sono altre cose più. Sentite, voi oggi vi siete presentati come due entità di professionisti che vogliono fare un contratto che costerà più o meno 5 milioni di euro, 10 milioni di euro per farlo bene come Dio comanda in tutta Italia o per iniziare una parte d'Italia. Quindi per farmi spendere quella cifra io devo sapere tutta una serie di cose che cerchiamo adesso insieme di individuare qui, che voi non mi avete dato come l'avete dato. Ok, però ci arriviamo insieme, non c'è problema. Yes. Come è fatta e quanto costa? Bravissimo, fantastico, come è fatta, che cacchio è e quanto costa. E quando sappiamo come è fatta, quindi la prendo, questa è analisi prodotto, ricordatevi questo termine. Come è fatta, lo facciamo anche noi nel mondo dell'automobile, pigliamo un'auto, la smuttiamo tutta, analisi prodotto, la fotografia, è legale. No, diciamo tutto, perché uno dice, guarda quei fedeli. Quindi, analisi prodotto, ok? E quando io la smonto mi rendo conto di cosa? Al professore un'altra volta, prego. Delle differenze tecniche tra le singole. Bravo, e quindi cosa imparo quando le confronto? Le smonto tutte, le guardo lì. La parte meccanica. Sì, ma che mi serve? Quello che manca è che Lui. Cioè riesco a capire effettivamente qual è. Ma sai, funzionano tutte, non ci sono il difetto a difetti. livello di costo, cioè a livello Bravo, perché la cosa più importante, stiamo parlando di che cosa? Voi di un? No, di un? Business. Quindi, io il business voglio fare bene, fare una bella cosa, una bicicletta, tutto diversa, bene, no? Per le schifezze che servono le grazielle. Chi aveva detto grazielle? Ok, no, ero passato, ero piccolo quando c'era la graziella, no? Quindi voglio fare una cosa nuova, non graziella, nuova. Però prima di fare una cosa nuova, io devo fare tutte queste cose qua. E quando arrivo al prodotto, prima di dire adesso so tutto, poi vi faccio vedere io come la faccio bene la bici che risponde a tutto, io la smonto, faccio questa analisi, vedo i costi e quindi cosa faccio? Ecco, di meno di loro, cioè devo cercare. No, però bisogna Devo cercare di sprecare meno di loro, cioè. ecco, lì inizia il progetto. Stop. Progetto. Perché in quel momento Ma bisogna capire chi ha raggiunto la massima qualità riducendo i costi, cioè spendendo il meno possibile chi ha raggiunto la però qualità. sì, avete detto la stessa cosa, è giusto, l'ha espresso in modo più professionalmente accettabile, grazie. Però quello che voglio dire è che in quel momento inizia il progetto, quindi in quel momento voi avete il vostro foglio bianco, avete tutta una serie di informazioni, ok? E poi dalla ricerca di mercato impariamo anche altre. Allora, fermiamoci un momento all'inizio del progetto. Torniamo un passo indietro. Ci sono altre cose che dobbiamo sapere. Quindi, la ricerca di mercato. Ci sono delle società che fanno queste cose qui perché ovviamente il sistema si mette in marcia. Dopo 6 mesi, chi gestisce vuol sapere che ritorno c'è, faccio soldi, perdo soldi. Se perdo soldi, perché? E quindi batti a mandalini. E quanto mi costa riparare le bici? Perché all'inizio le riparo subito, perché essere efficiente. Cioè, caspita, a fine anno vedo che i costi sono più o meno lì, ma i costi cioè i benefici, ma i costi di manutenzione, tutto il resto salgo in modo vertiginoso, oddio, sono in rosso. Quindi che fa uno che fa business? Blocca. E quindi ciao bike sharing. Ora, non succederà subito, ma molte città lo fanno apposta, mettono poche bici disponibili, le altre se le tengono nei garage. Perché è un parco che rischia di essere vandalizzato. Quindi cosa fanno? Mettono poche lì. Quando ne rompe una, non spendono soldi e mettono una che esiste già. Stanno iniziando a fare questo, ma poi c'è la crisi, quindi con la crisi il problema si acuisce, è più difficile. Quindi si devono inventare il gioco delle 3 carte per cercare di non
Come fa a giustificare una società, un comune in crisi già che spende 1 milione di euro l'anno per le biciclette? Cioè dico scusa, ma toglici l'immondizia, andiamo a dire, togli l'immondizia dall'angolo lì, magari qui diranno facciamo un parcheggio in più perché serve, perché la città è ingolfata, non lo so, farebbero cose diverse. Quindi, ora arriviamo al progetto e quindi ci avviciniamo un po' a quelle che sono le vostre denunciazioni. Ok, allora io so un po' di cose e quindi ma come la faccio sta bici? Tu dici, ma perché non a me? Tu guardai a te, quindi sta. La faccio pratica. Pratica e buona, bravo. Sembrava che dormivi invece. Pratica. Allora, aiutami ancora, sempre tu. Che vuol dire pratica? La prima parola che... No, dammi una sola definizione. Pratica, poi? Facile. Facile. L'ha detto quello della Graziella, facile. Che vuol dire facile in questo caso specifico? La posso usare giusto? Cioè, Sì. Non è difficile capire cioè. Quindi arrivo, la prendo, manco meno di un minuto, una frazione di secondo, io sto già in sella. E quando la devo posare è la stessa roba. Quanti di voi hanno pensato a questo? Nelle vostre denunciazioni? Sì, c'è. No. Questo è complesso. Sì, ma la prendi, la metti. Questo è più facile, però scusa, almeno da quello che vedo dall'illustrazione è la stessa roba che esiste oggi. Quindi non è un'alternativa. Su, quello con la porcella. Guarda, questo. Ah, ma mica non è tanti nuovi di No, l'innovazione non è una cosa. Mi dispiace. Puoi anche dire che se qualcuno di voi l'avesse detto, giusto per lanciare un'idea, prendo la mia bici, c'è un sistema che costa niente, che è fatto di magneti come succede oggi per i portoni, la metto, si incolla, faccio così e si scolla, quello è molto più facile che arrivare ad agganciarla, perché elimini un'operazione. E poi devi fare sul bilancino, non sulla bilancia, devi dire quanto costa insieme fare il sistema attuale di blocco e sblocco e invece applicare 2 magneti che sono tramite un codice a barre che viene letto, quanto costano i 2 e poi quali sono i benefici, perché se questo costa uguale o un po' di più ma i benefici sono migliori per cui ha più successo è meglio buttarsi su quello. Questo fa parte del plan, ok? Ma insomma, questo quindi facile. E poi che cosa altro dobbiamo fare? Resistente perché? Bravo, quindi dobbiamo aggredire il problema del vandalismo, che è un problema non risolto. Allora, quando incominciamo a entrare in questa sfera qui, non è soltanto il design che dice vabbè io la disegni in un modo che il vandalo va, si tocca, si fa male, quindi non c'è. Non è la forma, non è il design. la scarica elettrica. Tutti fotografati. Che se cade in basta. Allora dobbiamo fare una, prima di disegnarla, questa questione degli atti di vandalismo, del vandalismo, per poter essere risolta deve essere un pochettino studiata. Allora il vandalismo è la rompo, vabbè, nel caso in cui si rompe, però anche in quel caso lì possiamo fare qualcosa. Poi non so, ci faccio i graffiti sopra, cancello tutte le pubblicità, in realtà la pubblicità è buona, c'era sulla smart, quando uscì la smart, comunque è buona, però se arriva uno che tutte le sere ci mette su eBay artwork, streetwork, poi dopo io il mattino dopo è ancora zeccosa di pittura, quindi dobbiamo fare una ricerca su cosa? Chi ha detto materiali? Bravissimo, 2 punti. Materiali. Quindi nella vostra struttura di progettazione ci deve essere una persona che si occupa di la manutenzione come cambia. Sicurezza. No.
e che in genere è una figura di designer, ok? Che ha un background o comunque che è appassionato e molto curioso di tutto, quindi studia queste cose, vede un po' nel mondo dell'architettura quello che si fa. Nel mondo dell'architettura ci sono molti materiali anti-vandalismo, solo che alcuni di questi non sono omologabili nel mondo dell'automobile, però nel mondo dei bici forse sì. Quindi dobbiamo andare a fare delle ricerche per andare a studiare questi materiali. Allora, come si fa lo studio di una ricerca su certi materiali? Come facciamo? Come faresti tu? Il problema è il vandalismo, quindi mi serve un materiale che è facile da pulire una volta. Bravo, ma come fai? La riflessione è giusta. Adesso sappiamo quello che cerchiamo. Come faccio? Spazio nei vari campi, dov'è che. Non mi dici internet. No, dico, vado a vedere negli altri campi, non nel campo bici, ma negli altri campi materiali. E quindi a chi vai? Come fai? Quindi? Nel treno c'è una cosa del genere. E quindi. Nel treno c'è una cosa del genere, bravo, e cominciamo ad arrivare al nocciolo della questione. Il treno poi? Altri campi che non sono la bici. Tramite vari. Bravissimo! Andiamo a cercare i fornitori. I fornitori che sono specializzati su determinati settori. Ci sono fornitori che fanno solo materiali, perché sono attaccati da tutte le aziende del mondo che cercano una determinata cosa. E quindi loro fanno studi settoriali su materiali naturali, materiali sempre puliti, materiali self-oil, sono quelli lì che vengono utilizzati per fare le placche sotto agli edifici antisismici, perché hanno un olio che si produce da solo, per cui gli edifici praticamente non si muovono, ma è la terra che si muove. Questa base in America inizia a fare questa roba tempo fa. Quindi fornitori. Quindi come i fornitori che facciamo? Tu che faresti? Preventivo. No, vabbè, non mi dia la stessa cosa mi hanno detto loro. Abbiamo già detto, andiamo dai fornitori. Quindi? Preventivi, chiediamo i costi. No, non chiedi preventivo. Scusa, se il fornitore materiale io chiediamo preventivo, non funziona. No, chiediamo cos'hanno. Non fate i bimbi. Si espone il problema. Voi siete dei professionisti, giusto? Sì. Beh, allora un professionista arriva là, non è che gli chiede il preventivo. Chiediamo cos'hanno loro rispetto al nostro. Quindi gli dobbiamo spiegare il nostro problema. Gli dobbiamo spiegare il nostro problema, il vostro problema, tutti e due i E loro ci dicono che materiale. E quindi loro dicono, vabbè, perfetto, non c'è problema, adesso vi metto a disposizione i nostri esperti, perché loro hanno interesse a fare business, pure loro, anche loro hanno il loro business plan, e quindi scoprono due entità nuove, possibili acquirenti, ok? E quindi si fanno delle riunioni, e quindi che facciamo? Bisognerebbe chiedere dei campioni di materiale per provare a Ok, vedere. i quali campioni, poi c'è un ingegnere tecnico di questa società, di questi fornitori, che ti spiegherà nel dettaglio che cosa serve, che cos'è, le applicazioni eventuali, e magari ti mostrerà anche applicazioni attuali, ti dirà guarda questa foto, guarda questo video, capito? Poi oggi con l'iPad tutto automatico, ok? Quindi facciamo queste cose. Allora, adesso abbiamo la ricerca del business plan, ok? Sappiamo i costi, i difetti e pregi di quello che già esiste. Abbiamo aggredito, io guardo l'orologio, non fa. Abbiamo aggredito il problema vero che è il vandalismo, soprattutto questo. E quindi che cosa facciamo adesso? Abbiamo i fornitori di referenza che ci danno già qualche idea come affrontare i problemi. Quindi noi che facciamo? Scegliamo, cominciamo Bisogna pensare alla forma. Cominciamo? la progettazione. Bravo, ritorniamo al progetto. Allora, dopo che avete fatto tutto questo, che voi non avete fatto, che non ci avete pensato, non ne avete parlato, arriviamo qua. Quindi quando vi rendete conto di tutto quello che sta scritto qui, capite che in entrambi i progetti, e questo è il motivo per il quale io non mi compro né uno né l'altro, hanno delle lacune molto importanti.